Inter-Torino, un'altra sfida della verità per l'Inter che si deve riconfermare, deve confermare soprattutto di aver gestito bene questa volta la settimana del triplo impegno con la Champions League in mezzo e affronta uno degli avversari più interessanti secondo me di questa Serie A, il Torino di Vanoli che ha gli stessi punti dell'Inter in classifica, 11 fino a qui, ed è una partita questa che preannuncia spettacolo. Adesso vi porterò anche dei dati con cui presentare questa gara e delle questioni tattiche interessanti da monitorare, con un Inter che perde Marco Arnautovic con ogni probabilità, è uscito affaticato dalla sfida contro la Stella Rossa e risolleva un po' quel solito problema, cioè non si fa in tempo magari ad esaltarlo per una buona prestazione in cui si rilancia e purtroppo si ferma subito, come è stata un po' questa avventura nerazzurra per Arnautovic. Inzaghi dal suo punto di vista quindi ritiene opportuno continuare nel suo lavoro di rotazioni e dovrebbe proporre ancora una volta una formazione fortemente cambiata, fortemente rivoluzionata, a conferma di quello che dico da tempo. Uno, che Inzaghi sta cercando di gestire il doppio impegno con l'obiettivo innanzitutto di arrivare tra le prime 8 in Champions League. Due, che sta cercando di allungare la rosa e quindi di tenere tutti quanti sul pezzo per poi avere un vantaggio nella seconda parte di stagione, quando potrai sfruttare tutti i giocatori che hai tenuto caldi nel momento decisivo. Sarà sicuramente molto molto importante. Quindi parliamo di tutto questo in questo nuovo episodio di oggi, uno dei format più richiesti qui su Passione Inter, in cui presentiamo Inter Torino con le formazioni, i dati e le questioni tattiche di questa gara. Ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clicca sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno e le nostre live reaction come quella di Inter Torino. Come sempre il nostro canale è il più seguito quando gioca l'Inter, quindi vi aspettiamo per tifare Inter tutti insieme. Partiamo dall'Inter innanzitutto in questa partita, poi arriveremo alla tattica. È un Inter che arriva in ripresa, secondo me, pur avendo palesato ancora delle difficoltà difensive che io riconduco ad una mancanza di brillantezza fisica in questo momento, unita ad un aspetto mentale che però si collega sempre alle gambe. Quindi, secondo me, ritrovando la giusta brillantezza, poi questa Inter decollerà più avanti e anche la fase difensiva verrà migliorata. Comunque, è un Inter che è anche turbata da questioni extracampo, cioè la questione dell'inchiesta per il caso Ultras, per cui sarà interessante anche vedere come risponderà lo stadio in questo momento sicuramente delicato, a ridosso di una sosta per le nazionali che poi ci riporterà in campo con una serie di sfide veramente pesanti. Quindi è una partita delicata questa per l'Inter. Da capire se ci sarà o meno Marco Arnautovic, che comunque al massimo andrà in panchina. Resta fuori Nicolò Barella, che rientrerà immagino contro la Roma dopo la sosta, partita in cui probabilmente rivedremo anche Tajon Buchanan che sta riprendendo gli allenamenti. Durante la sosta dovremo rivederlo con i compagni, magari con la Roma avrà la possibilità di rivedersi per qualche minuto o comunque tra i convocati. Un Buchanan che sono molto curioso di vedere in campo e di capire anche come intende utilizzarlo Simone Inzaghi, perché lo conferma a sinistra oppure lo riporta sulla fascia destra. È da valutare, anche perché Inzaghi, come vi dicevo, tra settembre e ottobre fa sempre degli esperimenti con le sue squadre, soprattutto con l'Inter, e nelle ultime uscite dell'Inter Bissek è stato provato a sinistra, nei tre di difesa a sinistra, dove lui tra l'altro ha detto di sentirsi nel suo ruolo. E quindi può centrare qualcosa magari col ritorno di Buchanan, un Bissek a sinistra, così magari Darmian torna nei tre dietro? Da vedere, lo scopriremo più avanti. Intanto per Inter Torino Inzaghi cambia ancora, Sommer tra i pali chiaramente confermato, Bissek, visto che ne stiamo parlando, è il principale ballottaggio del momento, Bissek o Pavard. Si deciderà. Pavard non è stato convocato con la nazionale francese, anche perché non sta giocando con l'Inter, ha detto Deschamps, quindi da capire se questo potrà influire nella scelta di Inzaghi, dove al momento Bissek comunque parte davanti per quello che è stato il rendimento fin qui sul campo, nonostante qualche incertezza, qualche sbavatura del difensore tedesco. Acerbi al centro, Bastoni a sinistra, Darmian è in vantaggio su Dumfries sulla fascia destra e a sinistra Di Marco al momento lo mettiamo titolare, credo che comunque verrà sostituito poi a gare in corso. Centrali, Frattesi, penso sia la partita giusta per rivederlo dal primo minuto, con Çalhanoğlu che non puoi togliere secondo me in questa partita, deve esserci assolutamente, e probabilmente Mkhitaryan che è in crescita, secondo me. Io non sono d'accordo con le critiche post Stella Rossa, dove invece
ha fatto una buona partita e Mkhitaryan non andrà nemmeno in nazionale, quindi potrebbe Inzaghi schierarlo anche per questo motivo. Sarà molto importante il suo equilibrio in questa gara, assolutamente. In attacco probabile la ripartenza con Thuram e Lautaro Martinez dal primo minuto. Dall'altra parte il Torino di Vanoli, un uomo di Conte, è stato un collaboratore di Conte anche all'Inter, tra l'altro nei 2 anni di Inter, un allenatore molto interessante da tenere d'occhio sicuramente, e di un Torino che è stato anche capolista in questa Serie A, ai nostri punti, come dicevamo 11 in campionato, arriva però da 2 sconfitte, una in Coppa Italia con l'Empoli e una in campionato con la Lazio, un 3-2 pirotecnico. Dovrebbe ritrovare Milinkovic-Savic in porta e questo per noi è una brutta notizia, chiaramente lo diciamo da tifosi interessati, perché per il Torino fin qui Milinkovic-Savic è stato un fattore sia tra i pali, perché il Torino è la squadra con la più alta media di parate a partita, nel campionato italiano chiaramente, sia nella costruzione, quindi nella prima costruzione del gioco di questo Torino, dove spesso è il portiere che cerca di raggiungere direttamente gli attaccanti con dei lanci lunghi che sono anche di buona precisione. Quindi è un'arma tattica molto importante per il Toro, che lo recupera per questa partita. In difesa ci sono dei ballottaggi da capire, dovrebbe giocare Vojvoda a destra con Coco al centro, forse una delle più grandi rivelazioni di questo campionato fino a qua, e Masina a sinistra, giocatore molto solido, molto forte fisicamente, quindi ne parleremo dopo dal punto di vista tattico. In mezzo al campo Ricci, Tamese e Ilic, una mediana che unisce fisico e qualità, sarà molto mobile in fase difensiva quando sarà l'Inter ad avere il pallone per la maggior parte del tempo, immagino, perché il Toro non ha tantissimo possesso palla, comunque non lo fa in maniera esagerata, esasperata. Comunque quando l'Inter avrà il pallone e costruirà, il centrocampo sarà chiamato a blindare la parte centrale. La priorità del Torino in fase difensiva è non permettere all'avversario di sfondare centralmente, quindi bloccheranno molto lì in mezzo. Da capire invece come gestirà le fasce, perché potrebbe giocare Pedersen a destra con Lazaro, l'ex Inter, a sinistra, oppure Lazaro riportato a destra, dove sarebbe un po' il suo ruolo naturale, con Borna Sosa a sinistra. È però ancora da vedere, perché anche qua dal punto di vista tattico cambierebbero un po' di cose. In attacco quasi scontata la coppia Zapata-Che Adams, Che Adams giocatore molto particolare, che non è molto alto, però è fortissimo fisicamente, molto piazzato, si muove tanto, ha un ritmo da Premier League davvero, ha già segnato 3 gol se non sbaglio, quindi da tenere d'occhio. E se su Zapata sono convinto che Acerbi possa fare la sua partita di attenzione, soprattutto nei duelli corpo a corpo che di solito lo favoriscono, Adams è molto più difficile da leggere, quindi sarà fondamentale, ecco, la collaborazione tra centrocampo e difesa, come accennavo prima, che dovevano essere un po' più vicini rispetto alle ultime Inter che abbiamo visto, con 2 reparti piuttosto distanti. Quindi vi ho già dato degli spunti tattici un po' su questa gara, ne aggiungo altri portando anche dei numeri. Intanto il modulo Vanoli parte da un 3-5-2, un allenatore contiano, come dicevo, anche se è molto giovane, è alla terza avventura da allenatore, terza panchina da allenatore dopo Spartak Mosca, Venezia e il Toro appunto. Si sta evolvendo quindi in questa sua carriera ancora giovane, quindi può ancora cambiare e ha diverse soluzioni differenti. Un allenatore che ci mette tanta garra, tanta grinta, sicuramente molto preparato tatticamente. È un allenatore che si è detto sempre valorizza gli attaccanti, fa segnare gli attaccanti e li fa esprimere al meglio. Non porta un pressing asfissiante, non sarà una partita in cui ci verranno a pressare in maniera clamorosa e fortissima, ma sceglierà dei momenti in cui andare a pressare e soprattutto lasciando la marcatura zona per spostarsi alla marcatura a uomo quando si vuole alzare un po' la pressione, soprattutto però nella zona centrale del campo. Non penso che verranno a pressarci proprio sul portiere e sui nostri costruttori. Quindi grande attenzione alla parte centrale per una squadra che comunque è anche abbastanza, diciamo fin qui ha avuto, non ho capito bene perché, non commette tantissimi falli, però ha avuto tante ammonizioni, forse per questo gioco un po' ai limiti in termini proprio di pressione, o comunque di atteggiamento, scatta qualche fallo in più tattico da questo punto di vista, perché hanno preso 15 cartellini gialli, solo il Verona ne ha presi di più, eppure per falli commessi sono sedicesimi mi sembra al momento in Serie A, quindi non ne fanno tantissimi. È una
squadra che nella media per possesso palla, non ha dei picchi estremi di possesso palla, ma è un possesso palla che è strutturato soprattutto tra i difensori, che fanno girare tanto il pallone per cercare di attrarre gli avversari e poi farli allungare un po' e in questo modo cercare lo spiraglio con cui andare dritti sugli attaccanti. Un po' alla De Zerbi da questo punto di vista, chiaramente con delle caratteristiche differenti. È una squadra che insieme all'Inter in basso nella classifica dei dribbling. L'Inter è ultima quest'anno per dribbling effettuati, il Torino è penultimo, quindi aspettiamoci una partita più a scacchi, più di manovra, piuttosto che una partita dove i singoli la sbloccano con delle giocate individuali appunto. Immagino una partita a scacchi però con delle occasioni, in cui le occasioni ci saranno, perché il Torino è anche la squadra che concede più di tutti i tiri agli avversari, è prima in classifica per tiri concessi agli avversari, un po' di meno in trasferta dove è quinta, in casa soprattutto ne concede veramente tanti, 17,5 tiri a partita di media fino a qua. Soltanto Verona, Cagliari, Empoli e Parma ne hanno concessi di più. Quindi il Torino è una squadra che manovra, e infatti è quinto in Serie A per gol da azione manovrata, 7 gol su 10 sono arrivati da azione manovrata, 2 da calci piazzati e 1 da autogol. L'Inter è ottava, è seconda invece, scusate, con 8 gol segnati da azione manovrata, 3 da calci piazzati, 1 su rigore e 1 autogol. Hanno qualche difficoltà nell'ultima zona di campo in termini di produzione, sono quindicesimi per tiri fatti, più o meno come la Juventus, quindi devono ancora trovare il modo giusto di equilibrare per produrre di più, però quando arrivano al tiro sono anche abbastanza precisi e soprattutto è molto interessante vedere come provino tantissimo il tiro da fuori. Il 40% dei tiri fatti fino a qua del Torino sono tiri che arrivano fuori dall'area di rigore, mentre l'Inter, sapete la nostra battaglia sul tirate in porta, è ferma al 28% di tiri da fuori l'area. L'Inter cerca di più il tiro da dentro l'area, il Toro invece anche da fuori. Cercherà di arrivarci soprattutto per vie centrali, è una squadra che più di tutte in Serie A attacca proprio centralmente, spesso quindi con il lancio lungo per innescare gli attaccanti, come vi dicevo, nella profondità. Quando non attacca al centro lo fa soprattutto dalla destra, mentre a sinistra con Masina che rimane più bloccato, come stavo per anticipare prima, e un Lazaro che essendo destro è spesso costretto a rientrare sul destro. Ecco, tendenzialmente è il Toro che si sbilancia un pochino di più sulla destra e costruisce un po' di più su questa fascia destra. Per cui attenzione a Di Marco, a Bastoni che saranno sollecitati e Mkhitaryan, quindi secondo me diventa un giocatore chiave perché dovrà contribuire ad arginare un po' quella fascia che costruirà di più, dovrà prestare attenzione ai movimenti di Che Adams che in collaborazione con Çalhanoğlu dovrà essere letto bene, non possiamo lasciarlo ad Acerbi che avrà da fare su Zapata e Bastoni che deve marcare sia la fascia che chiaramente la sua posizione in difesa, quindi Mkhitaryan è in un ruolo chiave secondo me in questa partita e poi anche per ribaltare il fronte perché questo Torino quando si sbilancia poi puoi tornare ad attaccarlo e puoi far male in queste situazioni. È un Inter che chiaramente giocando in casa parte favorita. Io ho visto un Inter in crescita nelle prestazioni, un Lautaro Martinez che sta molto bene e che quando sta bene così, lo abbiamo visto anche nel finale della gara con la Stella Rossa, cambia proprio il volto dell'Inter. Quindi grande affidamento su Lautaro Martinez, sperando che si sblocchi anche Thuram che è entrato in un periodo un attimo di fase calante di condizione, ma con accanto il miglior Lautaro Martinez o comunque un Lautaro più vicino alla sua forma ideale, sicuramente può trarne beneficio anche lui. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa analisi, abbiamo dato una bella panoramica su quello che possiamo aspettarci da questa partita, quindi vi chiedo se siete d'accordo con le mie letture su quali possono essere i giocatori chiave secondo voi per affrontare questo tipo di avversario, che sensazioni avete soprattutto per questa partita. Scrivetemelo nei commenti, mentre vi aspetto su passioninter.club dove in queste ore stiamo preparando altre analisi con i nostri abbonati, i nostri sostenitori, quindi www.passioninter.club per supportarci e sostenerci. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.